Cosa sono i probiotici? I probiotici costituiscono un'area di crescente interesse scientifico tra quelli che possiamo definire gli alimenti funzionali o nutraceutici. Fanno parte della nutraceutica, cioè di quella branca della medicina o paramedicina che si occupa praticamente della importanza di alcuni effetti non farmacologici, ma soprattutto effetti praticamente di tipo benefico su quello che praticamente è l'organismo. E i probiotici rientrano in questa ampia gamma degli alimenti funzionali o nutriceutici. Il termine probiotico, sappiamo, significa praticamente probios, cioè a favore per la vita, e l'azione dei probiotici è un'azione diretta verso praticamente l'intestino, ma in realtà sappiamo che l'intestino fa parte di quel più ampio complesso chiamato microbiota umano, che oggi praticamente ha sostituito il termine di flora batterica intestinale o flora amica, praticamente, e quindi però ne costituisce l'intestino. Ovviamente la flora presente all'interno dell'intestino, o meglio il microbiota, un microbioma intestinale, se ne vediamo la genetica, rappresenta sicuramente la componente più importante di tutto il nostro microbiota umano. E agendo quindi attraverso i probiotici sull'intestino, noi otteniamo una notevoli benefici praticamente per tutto l'organismo. La funzione di questi probiotici qual è? Quella di promuovere la proliferazione e soprattutto l'equilibrio della composizione batterica che costituisce l'ecosistema intestinale. E quindi il microbiota intestinale da cosa è costituito? È costituito da centinaia di specie batteriche diverse fra di loro che svolgono molteplici attività metaboliche che sono in grado di influenzare lo stato di salute della persona, dell'essere, dell'ospite ove si trovano. In particolare si è visto che con l'evoluzione della specie, degli esseri umani, insomma, della vita, praticamente si è creato una sorta di mutualismo, quindi di collaborazione fra le nostre pareti intestinali o le nostre mucose che trattengono, ma anche la pelle che trattengono i batteri, e i batteri stessi, sotto forma di un commensalismo comunista, in cui praticamente c'è proprio questa collaborazione, quindi rappresentano una seconda pelle protettiva che porta tra l'altro una serie di informazioni dell'ambiente esterno che i batteri stessi hanno acquisito, quindi è un sistema informativo. È come se i batteri, muovendosi fra mondo vegetale e animale, per esempio come la candida, che è un parassita del mondo vegetale e poi parassita il mondo animale, in particolar modo l'uomo diventa e quindi essere uno dei parassiti più potenti perché si è specializzato nel processo evolutivo. Questo mutualismo fra le cellule della nostra mucose che vanno incontro a desquamazione, ne abbiamo già parlato, rappresenta una sorta di commensalismo comunista, una sorta di mutualismo tra l'uomo e la microflora, che rischia però di essere compromesso da quelli che sono i cambiamenti che sono rappresentati da particolari condizioni in cui si può trovare il nostro organismo, quali stress psicofisici, alimentari, ambientali, o a seguito soprattutto dell'assunzione dei farmaci, in particolar modo degli antibiotici come dei cortisonici, dei chemioterapici o quant'altro, che portano ad una sorta di sbilanciamento della microflora. Questo sbilanciamento, questo disequilibrio, io preferirei chiamarlo, della microflora intestinale e del microbioma porta a una condizione chiamata disbiosi, dal greco dis alterato, biosi alterata, condizione dell'ecosistema della vita, che rende ovviamente l'organismo umano e in particolar modo l'intestino suscettibile all'attacco dei patogeni. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a una condizione disbiotica, e noi abbiamo già parlato del disbiosi test per valutare praticamente la condizione del nostro microbiota intestinale, andiamo incontro al rischio di batteri patogeni e virus e funghi. Quindi l'alimentazione e soprattutto l'intervento mediante questi alimenti funzionali rappresenta soprattutto uno dei principali fattori
che poi possiamo dall'esterno portare all'interno del nostro organismo per modificare quantitativamente e qualitativamente la composizione dell'ecosistema intestinale. L'approccio più comune che noi facciamo normalmente, anche in modo inconsapevole, è quella di consumare alimenti tradizionali che sono prodotto di un processo fermentativo come lo yogurt, il latte fermentato, il kefir eccetera. Ricordate che se voi prendete un bicchiere di latte e lo esponete all'ambiente esterno, come potrebbe accadere con un pezzo di carne fresca, questo alimento, in questo caso il latte, può subire due processi: un processo fermentativo ed un processo putrefattivo. Se subisce un processo putrefattivo determinato da alcuni batteri patogeni soprattutto, che portano in decarbossilazione ossidativa, cioè in putrefazione praticamente il latte, l'alimento, noi andiamo incontro ad un alimento che nessuno può mangiare e che ci porta infezioni. Se invece va incontro a un processo fermentativo, legato praticamente ad una flora omofermentante soprattutto, può portare questo qui ad un alimento con caratteristiche praticamente che possono essere utili per migliorare il nostro ecosistema intestinale. Ovviamente se all'esterno noi mettiamo la carne e la lasciamo lì, il processo che capiterà soprattutto per la componente di un materiale dove non ci sono microrganismi viventi sarà un processo putrefattivo, ma su questo praticamente non ci soffermiamo. Capiamo che questi alimenti che contengono probiotici, in realtà microrganismi vivi, perché il termine probiotico viene dato a quegli alimenti che contengono una concentrazione importante, significativa, oltre alla 10 alla 9, adesso parliamo di 1 miliardo di batteri che ci vogliono praticamente per costituire una colonia significativa dal punto di vista probiotico. Parliamo di alimenti contenenti microrganismi vivi o fermenti lattici, che sono anche quelli importanti perché sono in grado di influenzare positivamente l'essere che lo assume, l'ospite, migliorandone l'equilibrio microbiotico intestinale. Quindi oggi stiamo parlando dei probiotici, ma dobbiamo ricordare che oltre ai probiotici, che ormai sono importanti, come dicevamo, yogurt, latte fermentato, eccetera, anche ha preso piede l'uso dei prebiotici, che non sono intesi come alimenti non digeribili, quindi non vengono digeriti, ma che rappresentano un substrato, soprattutto una volta arrivati a livello dell'intestino grasso, del grosso intestino o colon, in grado di stimolare come substrato la crescita selettiva di alcuni batteri e l'attività metabolica di un numero limitato di gruppi microbici che sono importanti per il buon funzionamento dell'organismo. In particolar modo questi oligosaccaridi in particolar modo sono ideali per sviluppare praticamente la flora microbica, e così oltre a probiotici spesso troviamo delle combinazioni con i prebiotici. Ancora di più vediamo parlare praticamente di simbionti, e ne parleremo dopo. Bene, il microbiota intestinale, la popolazione batterica intestinale e la sua biologia influenzano numerosi aspetti della fisiopatologia dell'ospite. Come? Quali sono i meccanismi, dove vanno ad agire soprattutto questo microbiota? Funziona sui processi digestivi, agisce sul metabolismo lipidico, sulla resistenza all'invasione di altri microrganismi patogeni. Inoltre sono in grado di dare proprietà benefiche, attività benefiche su organi e tessuti. E inoltre questo aspetto è importante perché va a implementare, aumentare l'immunocompetenza della mucosa intestinale e regolarne soprattutto la permeabilità, che in situazioni invece patologiche può aumentare la permeabilità intestinale lasciando passare pericolosi patogeni nel circolo sanguigno, e questo accade, lo vediamo anche nell'immagine, nella sindrome dell'intestino bucato o l'Ugly Gut Syndrome. E alla luce di queste informazioni è comprensibile il grande interesse scientifico che oggi c'è sui probiotici, in quanto oltre ad avere proprietà nutrizionali presentano un notevole potenziale terapeutico e profilattico in diversi ambienti applicativi. Primi fra tutti appunto la disbiosi intestinale, che apre la porta alla permeabilità intestinale, la sindrome dell'intestino bucato, ma anche a tutta una serie di patologie, perché passando attraverso questi pareti può dare
diciamo problematiche. Lo vedevamo, stavamo parlando dei probiotici e dei simbionti. I simbionti in realtà che cosa sono? Non sono altro praticamente i simbiotici delle combinazioni fra probiotici e prebiotici. Quindi i probiotici sono i microrganismi, i prebiotici sono dei substrati non digeribili che nel colon vanno ad aiutare questo. Mettendoli insieme abbiamo un effetto, combinando probiotici e prebiotici, che possono avere un effetto vantaggioso, oltre che favorire il transito intestinale, anche la proliferazione e la sopravvivenza e colonizzazione dei microrganismi probiotici presenti nel prodotto. Tuttavia però i prebiotici e soprattutto i simbionti, che sono l'unione del probiotico con il prebiotico, che si chiama simbiotico, ha bisogno ancora di ulteriori indagini. Allo stesso modo ha preso campo quello che è praticamente l'utilizzo di enzimi digestivi naturali e che possono essere usati in favore dei probiotici. Perché? Perché quando la flora batterica intestinale, che è composta da una serie praticamente di microrganismi, come abbiamo già parlato, e va incontro ad un processo di disbiosi che apre la porta a tutta una serie di problematiche fino ad alterare la permeabilità dell'intestino, questo può portare all'assimilazione, al passaggio praticamente di tossine che non solo vanno a interessare il fegato, che è più preparato praticamente per impedire fenomeni diciamo di disturbo, e quindi si protegge perché c'è proprio una rete macrofagica, le cellule Kupffer, c'è gli spazi perisinusoidali, le cellule di Ito, la capacità di andare incontro a processi produttivi come la fibrogenesi. Il pancreas invece è affaticato dalla presenza di queste sostanze, soprattutto quelle che vengono prodotte in condizioni di disbiosi, quindi sostanze tossiche dannose, che portano praticamente a alterare, a riflettere sul processo negativo della digestione. Cioè, quando noi non digeriamo bene o quando noi praticamente non abbiamo una buona flora intestinale, rischiamo di avere delle macromolecole, delle tossine che passano alle pareti intestinali o che si trovano nel lume intestinale, possono per via retrograda soprattutto andare a disturbare il nostro pancreas. Per questo motivo anche assumere probiotici ed enzimi digestivi insieme può essere un supporto valido per chi abitualmente ha difficoltà a digerire, perché inoltre questi enzimi sembrerebbero favorire lo sviluppo corretto della flora batterica intestinale e aiutarci a prevenire il fenomeno della disbiosi. E questi enzimi digestivi vanno ad agire a fianco all'azione dell'amilasi cellulari che inizia a livello del cavorale e in fianco praticamente alla pepsina che lavora praticamente a livello dello stomaco, evitando fenomeni fermentativi e putrefattivi all'interno praticamente dello stomaco, che poi convogliati a livello duodenale possono dare i disturbi che abbiamo appena indicato. Quindi prendere degli enzimogeni che diventano enzimi a livello praticamente dell'intestino, dello stomaco, rappresenta sicuramente un percorso importante. Abbiamo prodotti già preparati dal punto di vista diciamo industriale, artificiale, e prodotti invece alimenti naturali come la cannella, la papaya, eccetera. Oggi dobbiamo parlare anche dei probiotici, mi piace aprire questo capitolo, contro la carie, in cui viene fatta la guerra agli streptococchi, e si è visto praticamente che migliorando il microbiota intestinale possiamo prevenire malattie come la carie e le infiammazioni parodontali, e i probiotici in relazione allo sviluppo della carie possono proprio competere con quelle specie di batterie dannose che vanno a occupare i siti di adesioni, a costruire il biofilm, sostituendosi in parte ad esse e diminuendone quindi la presenza. Quindi cosa fanno? I nostri probiotici sostituiscono. Alcuni probiotici inoltre hanno dimostrato di essere in grado di produrre sostanze antibatteriche come acidi organici, perossido di idrogeno e battericidi, che riducono in modo diretto la presenza di patogeni, riducendone il numero, e sono proprio attraverso questi processi che i probiotici riescono a contrattare la presenza di specifici batteri nocivi e ostacolarne l'attività. Addirittura si è visto che in questo ci sono due specie molto importanti, la Vesselia cibaria e Lactobacillus reiteri, che entrambi sono capaci di ostacolare la proliferazione Streptococcus mutans. Alla Vesselia cibaria inoltre viene dato un vantaggio, quello addirittura di impedire l'insorgere della
alitosi, perché va a agire proprio su quei batteri produttori composti volatili dello zolfo, che sono quelli che danno il cattivo odore di uovo marcio all'interno della bocca. E si sono stati fatti dello studio che fanno vedere proprio il Lactobacillus reuteri essere in grado praticamente di ridurre la concentrazione salivare dello Streptococcus mutans fino praticamente all'80%, e basta inserirlo in chewing gum o dei preparati adeguati e noi abbiamo praticamente questo prodotto, diciamo, che è in grado, per esempio lo vediamo in Basser per Balance, che viene praticamente proprio con Lactobacillus reuteri essere utile praticamente soprattutto nel prevenire le malattie parodontali, utilizzato dopo aver spazzolato i denti, viene fatto sciogliere nel cavo orale una compressa al giorno dopo la pulizia dei denti, in modo da consentire ai batteri utili di aderire ai tessuti, creando un biofilm positivo e impedendo così l'attecchimento di altri batteri patogeni come lo Streptococcus mutans, riducendo anche in parte il controllo e lo sviluppo della candida intraoralmente. Il Lactobacillus reuteri inoltre è dotato proprio della capacità di produrre 2 batteriocine che inibiscono lo sviluppo di numerosi patogeni, quindi a fianco praticamente ai probiotici noi abbiamo oggi praticamente dei come il Lactobacillus reuteri, abbiamo praticamente la possibilità, e ne abbiamo già parlato, l'importanza di enzimi, che ne abbiamo parlato prima per lo stomaco insieme ai probiotici, ne abbiamo già parlato a suo tempo con la lattoferrina, parlando del prodotto dello scudo naturale della Forans. Bene, quindi praticamente capiamo come il mondo dei probiotici praticamente si stia ampiamente sviluppando, e noi abbiamo 2 grandi popolazioni che sono quelle che poi vengono maggiormente interessate: i bifidobatteri, che sono degli anaerobi obbligati e sviluppano soprattutto nel grotto intestino, e poi la grande famiglia dei lactobacilli, in cui troviamo l'acidophilus, il casei, il salivarius reuteri, come ne abbiamo appena parlato. E poi in ultimo ci interessa praticamente anche ricordare nei nostri probiotici praticamente la presenza dell'Enterococcus faecium, e poi vedremo il perché interessanti. Quindi i probiotici sono il presupposto, alla base dell'attività di un probiotico, è la resistenza all'attacco degli acidi a livello dello stomaco, che consente al pool batterico di conservare la sua vitalità, e questa è la condizione per avere poi il passaggio a livello intestinale, dove si riattivano. Devono essere anche resistenti ai sali biliari, e attualmente questi prodotti, yogurt e latte fermentato, non hanno proprio caratteristiche ideali in questo senso, e le concentrazioni non sono sufficientemente alte. Ecco perché è importante assumere i probiotici per l'alta concentrazione, e per il fatto che sono presenti in particolari confezioni fatte di gelatina, che resistono agli acidi biliari in queste capsule, che poi raggiungono, come il nostro, raggiungono praticamente l'intestino, dove praticamente si vengono a attivare. E le specie soprattutto che ci interessano a noi sono i lactobacilli, bifidobatteri e l'Enterococcus faecium. Quindi il notevole interesse rivolto a questo argomento è confermato dalla vastissima letteratura scientifica a supporto, derivante dall'esplorazione delle potenzialità terapeutiche dei probiotici in contesti terapeutici diversificati, e che noi adesso andiamo a prendere in considerazione. Prima di tutto abbiamo delle proprietà detossificanti. Ovviamente l'intestino è già di per sé un organo centrale nel processo di detossificazione dell'organismo. Vediamo nella foto in basso, nella medicina naturale è considerato che tutto parte dall'intestino, e quindi l'intestino rappresenta le radici di questo albero della vita, dove sono appesi tutti i nostri organi. Quindi da un punto di vista praticamente è importantissima la duplice funzione meccanica e immunologica che svolge l'intestino. Addirittura si pensava in passato a una teoria dell'autointossicazione che identificava dei batteri responsabili di tutte le malattie. Invece in realtà poi si è visto che quella flora praticamente è una flora amica, come cambia anche l'orientamento. E i probiotici vengono considerati quindi agenti detossificanti in grado di contrastare la generazione delle tossine suddette attraverso una duplice attività: uno, la degradazione di pericolose ammine cancerogene, e l'altro, la diminuzione dell'attività di enzimi cancerogeni quali la beta-glucuronidasi, l'azoreduttasi e la nitroreduttasi.
E non a caso il colon, per esempio, dove c'è il materiale, si forma e si condensa il materiale fecale, è il tessuto epiteliale che si rinnova più di tutti, mentre il nostro fegato ha impiegato 6 mesi per rinnovarsi, non è quello di 6 mesi fa, i polmoni non sono quelli di 5 anni fa, la parete del nostro colon intestinale, del grosso intestino, non è quella di 3 giorni fa, perché entro 48 ore è stata ricambiata e si ricambierà. Quindi il miglioramento dell'intolleranza, oltre a questo, alle proprietà detossificanti, i probiotici danno un miglioramento dell'intolleranza al lattosio, che è un problema che colpisce il 70% e più della popolazione mondiale, legato a quell'enzima lattasi chiamato anche beta-galattosidasi o praticamente oligosaccaridasi, che praticamente è la mancanza di questo enzima ci dà dei problemi. Infatti, abbinando prodotti come lo yogurt e il latte con i probiotici, arricchendolo con probiotici, si migliora notevolmente in modo significativo la sintomatologia legata all'intolleranza al lattosio. Quindi praticamente quella capacità di questi probiotici di metabolizzare questo disaccaride che è il lattosio in glucosio e galattosio nei suoi 2 monosaccaridi. Inoltre i probiotici hanno un'importante azione immunomodulante e infatti si è visto il notevole sviluppo e importanza che hanno i probiotici nella immunità aspecifica, quella innata, nell'immunità specifica umorale, linfociti B e hanno anticorpi, e linfociti C o cellula mediata. E per quanto riguarda praticamente la risposta umorale, dobbiamo ricordare che la prima risposta che abbiamo sulle pareti intestinali, grazie alla presenza dei probiotici, è l'aumento della secrezione e della produzione dell'IgA, che migliorano la funzione di barriera dell'intestino, cioè le immunoglobuline secretorie di superficie. Poi abbiamo la risposta cellulo-mediata, quelle dei linfociti T, che viene stimolata la produzione da parte dei linfociti delle citochine, che non ci soffermiamo sull'importanza delle citochine, che poi in ambito implantologico sono fondamentali, e poi i lactobacilli sono in grado anche di stimolare l'attività specifica macrofagica verso le differenti batteri, e presumibilmente l'effetto è determinato dall'assorbimento attraverso le pareti intestinali di un antigene solubile o dalla traslocazione di lattobacilli nel flusso sanguigno. Ma siamo nell'ambito della definizione ancora, però si hanno questi effetti. L'azione immunomodulatoria dei probiotici spiega anche la diminuzione della sintomatologia associata alle allergie alimentari come la dermatite atopica, nelle quali si assiste ad un aumento della permeabilità intestinale agli allergeni provocato dallo stato infiammatorio cronico della mucosa. Mi trovavo a discutere con una mamma che era disorientata riguardo a questo aspetto perché non era stata ben informata. Io sottolineavo l'importanza di poter far capire alla mamma che ci fosse un problema probabilmente con la sindrome di intestino bucato, e cercavo di far capire alla mamma se questo bambino avesse avuto lunghe terapie antibiotiche, ne aveva preso tutti gli antibiotici del mondo per curare le classiche affezioni praticamente respiratorie che colpiscono adenoidi e tonsille, ma nessuno si era preoccupato poi di riparare quell'intestino lesionato dal cambiamento della flora batterica intestinale, prima in un quadro disbiotico e poi in un quadro di vera e propria permeabilità intestinale. E sempre la permeabilità intestinale è importante, sembrerebbe fondamentale, la causa di una malattia autoimmune, ma anche la tiroide d'Hashimoto sicuramente colpisce la tiroide, che danno questo carattere infiammatorio che nel caso dell'artrite reumatoide colpisce le articolazioni ed altri organi interni. Nel caso invece praticamente della tiroide d'Hashimoto agisce nello stesso modo. Proprio pochi giorni fa vedevo una paziente fortemente affetta praticamente da connettivopatia arrivata al trapianto renale, che ha tutti i quadri dell'artrosi praticamente reumatoide a livello praticamente delle mani, legate sempre a questo quadro, anche per gli alti livelli di cortisone e per il quadro praticamente di intossicazione generale. Quindi in circostanze come l'artrite reumatoide la mucosa intestinale risulta danneggiata e ne consegue
con un'aumentata permeabilità intestinale, con il passaggio di anticorpi che aggrediscono le strutture dell'organismo stesso e innescano un processo infiammatorio. Si formano reazioni anticorpali praticamente dentro l'intestino che vanno poi, in caso di permeabilità, a passare nel sangue per poi raggiungere le articolazioni. Perché le articolazioni? Perché le articolazioni sono l'area praticamente delle nostre ossa dove c'è la grande disponibilità di calcio, perché lì il periosteo è ridotto e quindi praticamente c'è la esposizione proprio del tessuto osseo protetto solo dai sistemi articolari, cartilagini, e lì quindi ci può essere questa azione, questa alterazione infiammatoria. Quindi l'integrazione della dieta dei pazienti affetti da artriti reumatoidi con probiotici ha dato anche un miglioramento dell'effetto delegato alla diminuzione dell'attività enzimatica legata all'attività enzimatica delle ureasi, responsabile del danneggiamento dell'epitelio intestinale. Ma porto questa foto a fianco dove avrete riconosciuto Helicobacter pylori, che vediamo in alto a destra parlare di ureasi che neutralizza l'acidità gastrica e provoca il danno alla mucosa tramite la produzione di ammoniaca che si forma ovviamente per esposizione all'interno dello stomaco di amminoacidi. Capiamo bene che questa attività praticamente probiotica può favorire e ridurre il quadro praticamente Helicobacter pylori, che sappiamo poi si diffonde molto praticamente attraverso il materiale orofecale, dal bacio, la saliva, fino praticamente arrivare al materiale fecale. Inoltre ai probiotici è stata indicata un'attività ipocolesteromizzante, cioè abbassa il colesterolo, che però questo è oggetto di controversie. Però noi sappiamo che il colesterolo potrebbe praticamente abbassarsi anche perché i probiotici vanno ad agire praticamente sui sali biliari. Se la flora è buona non si formano i sali biliari secondari e quindi ritornano i sali biliari o acidi biliari primari senza essersi formati i secondari, che poi sono responsabili della formazione dei calcoli della colecisti, e sono il desossicolico e l'acido litocolico. Litos lo dice il termine pietre. Avere una buona flora batterica intestinale può prevenire praticamente questo ciclo e quindi ridurre l'aumentata produzione da parte del corpo, del fegato in particolar modo, di colesterolo, perché ritornano i sali biliari primari e non quelli secondari, che vengono scartati poi in modo negativo, cioè sotto forma praticamente di depositi di calcio e deposito di calcolo. I probiotici hanno anche un'importante azione antinfettiva naturale, è importante praticamente si oppongono all'insorgenza di infezioni opportunistiche, che sono quelle classiche che si hanno nelle terapie antibiotiche, e in particolar modo vanno a contrastare soprattutto i lattobacilli che si trovano nel primo tratto dell'intestino, cioè subito dopo lo stomaco, che i lattobacilli sono aerobi facoltativi e quindi possono stare più vicino alle aree ricche di ossigeno, come il duodeno, rispetto ai bifidobatteri che sono invece negli anaerobi obbligati e devono essere legati nel colon, nel grosso intestino, e questa praticamente impediscono, sottraendo alimento, lo sviluppo di batteri come Candida albicans e Clostridium difficile. Ma soprattutto i lattobacilli come li colpiscono questi Candida, Clostridium difficile e altre forme patogene? Perché producono acido lattico. L'acido lattico è il nemico numero uno praticamente della candida e di tutti i batteri praticamente patogeni aerobi e anaerobici facoltativi, non come l'Escherichia coli, come altri. Quindi numerosi studi confermano che l'assunzione di probiotici in concomitanza ad una terapia antibiotica è in grado di ridurre l'incidenza di infezioni opportunistiche e ripristinare in tempi più rapidi l'assetto fisiologico della microflora intestinale. Quante volte sento delle mie pazienti dire: dottore, per favore evitiamo gli antibiotici perché come li assumo mi si scatena la candida vaginale. Bene, quelle pazienti dovrebbero essere trattate per la candidosi intestinale, però è un argomento di un'altra chiacchierata sarà. I probiotici, quali i lattobacilli, producono sostanze di attività antibiotico simile che vi hanno mostrato un'attività contro i patogeni. Numerosi lavori riportano l'attività antimicrobica dei probiotici contro la Candida albicans grazie all'azione, come dicevo, di sostanze tossiche
per il lievito liberati dai lactobacilli quale l'acido lattico e dimenticavo di dire anche l'importanza del perossido di idrogeno H2O2. Ebbene, l'efficacia di questa terapia è stata dimostrata anche praticamente di questi probiotici nel trattamento delle diarree di origine virale, mentre meno efficace nelle diarree di origine batterica. Quindi un nuovo approccio terapeutico nel quale i probiotici stanno destando molto interesse, sono ancora, e sono poi legati perché è tutto lì, la via anale, la via urogenitale, le infezioni del tratto urogenitale. Infatti uno studio recente porta in evidenza che c'era stata una remissione clinica dopo 2 settimane di trattamento di infezioni del tratto urogenitale in seguito all'assunzione orale di probiotici. L'aspetto significativo è che nonostante l'assunzione avvenga per via orale, dopo una settimana, sbagliavo, non 2, è possibile isolare a livello della mucosa intestinale, 2 per la remissione, ma già dopo una settimana abbiamo che ci sono i ceppi probiotici di lactobacillo rhamnoso, quello stesso che parlavamo nella bocca, ovviamente quello è il Prodentis, però siamo sempre lì come famiglia, impiegati per la terapia. Quindi, ancora ultimo, le patologie intestinali stanno, per quanto riguarda l'uso dei probiotici, ormai influenzando positivamente tutte le patologie infiammatorie ed infettive dell'intestino, che sono legate al malfunzionamento della barriera intestinale o alla modificazione dell'assetto immunitario dell'ecosistema dell'intestino. E il meccanismo coinvolto è una riduzione del pH intestinale attraverso la stimolazione della produzione di acido lattico da parte della microflora batterica intestinale, non a caso si chiamano fermenti lattici, si chiamavano, gli effetti diretti di antagonismo sui microorganismi patogeni, colonizzando le pareti intestinali, impediscono la sovrapposizione che si vadano a inserire, quindi bloccano il campo dove si possono attaccare microorganismi patogeni e poi hanno un'importante azione immunostimolante. L'attività, inoltre, che ci interessa sottolineare è l'attività chemopreventiva e i dati scientifici disponibili sino ad ora a questo proposito riguardano la riduzione del rischio di sviluppo del cancro del colon, che è una delle più importanti cause di mortalità subito dopo il cancro della mammella delle donne, subito il cancro al polmone nei soggetti di sesso maschile, soprattutto per la diffusione del fumo. E questi lattobacilli e bifidobatteri assunti vanno a diminuire i marker tumorali specifici. Una possibile spiegazione degli effetti preventivi sullo sviluppo dei tumori è data dalla capacità che hanno i lattobacilli di sopprimere la crescita di quelle specie batteriche che convertono i procancerogeni in cancerogeni. Questa proprietà determina la riduzione della concentrazione di sostanze cancerogene nell'intestino, le nitrosammine ad esempio. Inoltre i lattobacilli sequestrano a livello intestinale composti potenzialmente mutageni, evitando così che questi vengano assorbiti. Quindi capiamo che i preparati contenenti microrganismi vivi o comunque probiotici stanno praticamente avendo una grande diffusione praticamente nel campo. E ovviamente oltre ai preparati freschi che richiedono la conservazione, oggi l'industria è in grado di fare questi preparati liofilizzati come i nostri probiotici che mantengono eccellenti qualità e sono in grado di resistere praticamente per 2 anni anche a temperatura ambiente una volta prodotti. E l'impiego di queste tecnologie hanno consentito di ottenere fermenti resistenti a succhi gastrici e biliari, permettendo così l'assunzione di dosaggi più ridotti con conseguenti vantaggi economici da parte di chi li utilizza perché vanno assunti regolarmente. La sicurezza delle specie batteriche per uso alimentare, yogurt e latticini, come i probiotici, soprattutto anche per le nuove generazioni, che ormai si fa un grande lavoro, praticamente grande studio, derivanti da modificazioni genetiche, hanno mostrato un'ambita sicurezza praticamente dal punto di vista batterico. Quindi possiamo affermare che i probiotici possiedono importanti e interessanti proprietà per essere sviluppati dall'industria alimentare, yogurt e latte fermentato, o le industrie farmaceutiche che producono probiotici. Lo sviluppo di questi sistemi alimentari promuovono il miglioramento della salute e dello stato di benessere dell'organismo e rappresenta ora uno dei settori più importanti nell'ambito alimentare, in particolar modo nella nutraceutica.
La comprensione dei meccanismi di azione di questi principi funzionali sarà utile nel delineare sempre meglio la stretta correlazione esistente fra una corretta alimentazione e lo stato di salute generale della persona. Due parole sui nostri probiotici, che sono prodotti naturali indicati in tutte le funzioni di disfunzionalità intestinale, quale metabolismo, flatulenza, diarrea, stipsi, cattive digestione, che sono causate da un'alterata microflora batterica intestinale eubiotica, US che sia giusta. E questi sono i nostri probiotici. Assicurano l'equilibrio della flora batterica intestinale, lavorano contro i batteri dannosi e impediscono la produzione di radicali liberi nell'organismo. In moltissime malattie è importante soprattutto l'effetto benefico legato ai lactobacilli, che sono importantissimi per riequilibrare l'intero sistema intestinale, soprattutto dopo terapie antibiotiche o quando c'è il sospetto che ci sia l'instaurarsi di infezioni, oltre che batteriche, di tipo micotiche. I probiotici agiscono direttamente all'apparato digerente, e questo lo abbiamo detto anche a livello gastrico, ma anche sull'apparato urogenitale. La composizione dei nostri probiotici è il Bifidobacterium animalis specie lactis, il Lactobacillus bacillus acidophilus, il Lactobacillus casei, il Lactobacillus salivarius, l'Enterococcus faeces. I bifidobatteri rappresentano uno dei principali gruppi di probiotici che formano la microflora batterica intestinale e sono i primi che la mamma dà con il latte materno, con il colostro, al proprio figlio. Quello che noi utilizziamo praticamente è il nostro Bifidobacterium animalis tipo lactis, è un gram positivo anaerobico obbligato a forma di bastoncello, riduce la fermentazione dei carboidrati, migliora le funzioni digestive, produce tra l'altro anche molte vitamine del gruppo B. Possiede proprietà infiammatorie che proteggono le cellule della mucosa intestinale, aiuta la maturazione delle cellule immunitarie, promuovendo la risposta IgA, cioè delle immunoglobuline di superficie, quelle secretorie, che migliorano praticamente l'immunomodulazione dell'intestino. Sono utili inoltre i bifidobatteri nel trattamento profilattico di risposte allergiche o anche della dermatite atopica, ma soprattutto risposte allergiche IgE dipendenti. Quindi grazie alla particolare resistenza che hanno i nostri probiotici di tollerare l'ossigeno e quindi sono in grado di colonizzare la parte superiore, e stavo parlando del Lactobacillus lactis, sono praticamente colonizzano la parte superiore, quindi questo piccolo pezzo andava riguardo non più ai bifidobatteri ma al Lactobacillus lactis, che è un gram positivo anche lui ampiamente utilizzato nella produzione del siero e del latte, e diciamo che è il più famoso microorganismo geneticamente modificato utilizzato in vita per il trattamento delle malattie umane. Hanno un metabolismo omofermentante, cioè producono acido lattico, eterofermentanti producono invece praticamente alcol e anidride carbonica. Il Lactobacillus lactis agisce a livello intestinale e soprattutto sono quelli che vivono più a lungo, perché sono capaci di agire efficacemente per molto tempo. Inoltre si è scoperto che i Lactobacillus lactis non sono solo i probiotici più sicuri e con meno rischi per la salute dell'apparato digerente, ma anche la soluzione più semplice e allo stesso tempo più naturale per salvaguardare la nostra salute. Infatti essere presente in tutti gli alimenti fermentati. Poi abbiamo nel nostro probiotico l'Enterococcus faecium, che riveste la mucosa intestinale creando una barriera potentissima. Sono fortissimi questi batteri, ecco perché li mettiamo contro diversi organismi agenti patogeni. Determina un aumento della capacità immunomodulante e immunizzazione dell'intestino, migliorando anche la moltiplicazione della flora benefica, ostacola la crescita, come dicevamo, di germi patogeni, acidificando fortemente l'ambiente e producendo sostanze batteriostatiche e batteriocide. L'Enterococcus faecium, lo dobbiamo ricordare, ha un'importantissima attività immunitaria, perché oltre a stimolare quelle dell'immunità specifica che abbiamo aspecifica o innata, monociti, macrofagi, neutrofili e natural killer, praticamente è in grado anche di stimolare le cellule immunità specifica acquisita, linfociti T
ma soprattutto linfociti B, creando reazioni e la formazione di anticorpi. È da utilizzare specificamente alle infezioni croniche recidivanti delle vie aeree superiori, nelle infiammazioni otorino-ringoiatriche e nei disturbi gastrointestinali. Che vuol dire? Prendendo questo Enterococcus faecium noi avremo un miglioramento non solo intestinale, ma anche soprattutto nei nostri piccoli familiari, praticamente delle vie aeree superiori, contrastando adenoidi e tonsille dal punto di vista, facendo una terapia protettiva. Costituiscono sicuramente uno dei principali gruppi probiotici che formano la microflora intestinale, i lactobacilli. A fianco a questo mettiamo il Lactobacillus acidophilus, che rappresenta il principale probiotico autoctono che colonizza il primo tratto dell'intestino, duodeno e digiuno, molto presente anche sulla mucosa vaginale. In un ambiente acido dove si sviluppa la candida, lì praticamente il Lactobacillus acidophilus diventa un potentissimo protettore ed è il colonizzatore riequilibrante della microflora intestinale, studiato più di tutti per il suo effetto stimolante immunitario, grazie alla capacità di produrre acido lattico, che svolge un'azione acidificante, abbassa il pH e praticamente battericida, costituisce la prima linea di difesa contro le infezioni batteriche e micotiche in genere, come la candida, l'Escherichia coli, lo Staphylococcus aureus, il Pseudomonas, la salmonella o conseguenti a terapie antibiotiche. È un lattobacillo importantissimo anche nel caso di intestino pigro. Non dimentichiamo che produce la lattasi, che ne abbiamo parlato prima, e anche la vitamina K. Poi abbiamo, oltre all'acidophilus, il Lactobacillus salivarius, che produce le batteriocine, quelle proteine di piccole dimensioni d'azione antibatterica, utilizzato come arma di difesa nella competizione ecologica con altri microrganismi. Senza adesso andare nel campo specifico delle batteriocine, ricordiamo che il Lactobacillus salivarius trova indicazione, come dicevamo, anche con i crateri a livello del cavo orale, a livello delle mucose vaginali, come a livello dell'intestino, come ovviamente il Lactobacillus salivarius è un po' il più importante del microbiota nasale e quindi anche polmonare in rapporto proprio alla saliva. Il salivarius ha quindi un'importantissima azione antibatterica e in più è stata dimostrata una potentissima azione immunomodulante. In generale il salivarius ha dimostrato di possedere una significativa azione antinfiammatoria per l'intestino. I probiotici a base come il nostro di Lactobacillus salivarius vengono prescritti nel caso di deficit immunitari gastrointestinali, nei processi infiammatori cronici intestinali, nelle infezioni vaginali ricorrenti. Possono essere utilizzate, lo dicevamo, localmente a livello orale, aiutando a combattere le malattie come la tendenza alla carie, la piorrea, che sarebbe la malattia parodontale, e la litosi, un po' come spiegavamo per quanto riguarda i prodotti a base di Lactobacillus oreuteri. Inoltre ha mostrato una certa attività nel caso di allergie, riducendo gli eosinofili e quindi intervenendo anche come mediatore nell'asma. Come consigliamo noi i nostri probiotici? Noi consigliamo almeno l'assunzione di una capsula al giorno a scopo preventivo. Quando c'è qualcosa, anche 2 capsule al giorno, che soprattutto 2 se soffriamo di diarrea o di problematiche disbiotiche intestinali. Spero con questo di avervi, diciamo, non dico illuminato, ma arricchito la vostra conoscenza sui probiotici. Ovviamente ogni capitolo avrebbe bisogno di un capitolo a sé, di un approfondimento, però già penso di essermi dilungato molto. Vi ringrazio per l'attenzione e veramente grazie.